Ciao, hackerine e hackerini! Oggi parliamo di una notizia davvero inquietante. Milioni di dati personali sono stati trovati online, completamente esposti. Infatti sono stati scoperti 184 milioni di account con email, password e dati personali esposti online, in chiaro, senza nessuna protezione. Non 184, non 184.000, ma 184 milioni. Hai capito bene. Google, Microsoft, Facebook, Apple, Instagram e persino servizi bancari e governativi. Però attenzione, parliamo di account e non di persone. Io, singola persona, potrei avere più account, uno per Google, uno per Facebook, eccetera. Questo è importante perché il numero reale di persone coinvolte potrebbe essere inferiore, ma il numero di accessi potenzialmente compromessi resta altissimo e ogni account rappresenta un punto di ingresso per attacchi o furti di identità. Quindi oggi ti spiego che cos'è un data breach e che cos'è un info stealer, cosa è successo e perché è pericoloso. E alla fine ti darò alcuni suggerimenti per proteggerti fin da subito. Siccome c'è stata anche molta confusione riguardo a questa notizia, voglio prima di tutto chiarire che cos'è un data breach e cosa invece non lo è. Un data breach è una violazione di sicurezza che porta alla diffusione non autorizzata di dati personali, come email, password, numeri di telefono o dati bancari, però presi direttamente dai server di aziende e organizzazioni, ovvero computer sempre connessi ad internet dove vengono conservati e gestiti i dati degli utenti. È come se ordini una pizza con sopra i tuoi dati personali, email, password, tutto. Ma prima che ti arrivi, qualcuno entra in cucina, la fotografa e manda l'immagine a 1000 sconosciuti. Tu ricevi comunque la pizza, quindi non ti accorgi di nulla. Magari anche buona, ma i tuoi dati ora sono dappertutto. Ma stavolta non si tratta di un classico data breach, perché non c'è un'azienda hackerata di mezzo. I dati infatti sono stati rubati direttamente dai dispositivi degli utenti con un virus chiamato infostealer. Un infostealer è un tipo di virus che si installa di nascosto sul tuo computer o sul tuo smartphone. Il suo compito è rubare automaticamente tutte le informazioni importanti che hai salvato, come email, password, dati delle carte di credito, sessioni aperte sui social e perfino i dati salvati nel browser. In pratica, mentre usi il dispositivo, l'infostealer prende appunti su tutto quello che fai e poi invia quei dati ad hackerini, senza che tu te ne accorga. È come se un ladro silenzioso stesse spulciando nella tua scrivania e copiando tutti i tuoi segreti, senza farsi notare. Quindi la differenza principale tra data breach e infostealer sta nel punto di attacco. Nel data breach è un'azienda ad essere violato direttamente e i dati vengono sottratti dai loro server. Nel caso dell'infostealer, invece, l'attacco è diretto al tuo dispositivo personale e i dati vengono rubati direttamente da lì. In pratica, il ladro entra in casa tua direttamente e non passa dalla porta principale dell'azienda. Ma in entrambi i casi, le informazioni, una volta rubate, possono essere vendute sul dark web, ma anche condivise su forum pubblici o gruppi Telegram, rendendole disponibili a chiunque. Il problema è che questi dati vengono poi usati per truffe, phishing, furti di identità, accessi ai tuoi account personali. E molto spesso chi è coinvolto non lo scopre nemmeno finché non è troppo tardi. Hai presente quelle telefonate a mezzogiorno che ti propongono di cambiare fornitore? Ecco, magari avevano il tuo numero preso da un data breach, oppure da un infostealer che l'ha rubato dal tuo dispositivo. No, scherzo, dai, è anche possibile che tu ti sia iscritto a qualche servizio online e che il tuo numero sia stato venduto senza che tu lo sappia. Ma cosa è successo quindi? Un ricercatore di sicurezza, Jeremiah Fowler, ha scoperto online un enorme archivio di dati completamente esposto, cioè senza password e senza alcuna protezione. Al suo interno c'erano email, password anche in chiaro, cioè visibili così come sono, senza nessuna cifratura, un po' come scriverle su post-it attaccati allo schermo del tuo PC, ed anche link diretti per accedere a varie applicazioni e siti web, tra cui Google, Microsoft, Apple, Facebook ed Instagram. Ma non solo, il database includeva anche credenziali bancari, dati sanitari e accessi a portali governativi. Infatti, tra i dati c'erano 220 indirizzi email governativi provenienti da paesi come Stati Uniti, Cina e Regno Unito. Un rischio serio per la sicurezza nazionale. Insomma, milioni di identità digitali completamente esposte. Fowler ha subito contattato l'azienda che ospitava questi dati su internet, il cosiddetto provider, per far rimuovere il materiale esposto. Ma non si sa chi abbia raccolto quei dati. Magari un gruppo criminale che poi si è dimenticato di metterli al sicuro. Geniale, no? Non c'erano loghi, riferimenti o firme, solo milioni di identità digitali. Inoltre, per verificarne l'autenticità, Fowler ha contattato alcuni degli indirizzi email trovati, spiegando loro che stava effettuando una ricerca su una violazione dei dati. E diversi utenti hanno confermato che le informazioni trovate, password ed altri dati, erano reali e ancora utilizzabili.
Ma ora ti starai chiedendo, ma perché è così pericoloso? Anche se non si tratta di un attacco diretto ai server di aziende come Google o Facebook, il rischio è lo stesso. Se qualcuno entra nel tuo computer con un virus, può rubarti dati anche più personali e aggiornati e inserirli in questi archivi. Inoltre, chi possiede questo archivio di dati può accedere agli account privati, rubare identità, lanciare attacchi mirati o rivendere tutto nel dark web. Inoltre, come ha detto lo stesso Fowler, le persone usano la loro casella email come se fosse un cassetto digitale dove tengono di tutto, dati sensibili, cartelle cliniche, contratti, password. Se un malintenzionato ci entra, può scoprire tutto su di te. Ma la buona notizia è che puoi fare qualcosa per proteggerti almeno in parte. Ecco infatti alcuni consigli che puoi mettere già in pratica. Controlla se la tua email è coinvolta in un data breach su Have I Been Pwned. Basta inserire l'email, non la password, e scoprirai se i tuoi dati sono stati esposti. Nel caso dovessi trovare la tua email, cambia subito la password. Poi attiva l'autenticazione a 2 fattori, anche se ti rubano la password senza il secondo codice non possono accedere. Stai allerta, se ricevi email strane, notifiche insolite o se vedi roba strana sul tuo account, non far finta di niente. Potrebbe essere il segnale che qualcuno sta cercando di accedere ai tuoi dati. Quindi cambia subito la password e controlla gli accessi recenti. Inoltre, cambia la password regolarmente. Perché dovresti farlo? Perché se c'è stato un data breach e tu hai già cambiato password, quella rubata non è più valida. In pratica giochi d'anticipo. Resti un passo avanti rispetto a chi potrebbe provare ad accedere ai tuoi account con dati vecchi. E se vuoi sapere come creare una password davvero sicura e proteggerti al meglio, non perderti i prossimi video. Installa un antivirus e tienilo aggiornato. Alla fine gli infostealer sono virus veri e propri. Un buon antivirus può beccarli prima che facciano danni, oppure almeno ti avvisa che hai un ospite non invitato. Evita di salvare le password nel browser, o almeno proteggile. Lo so, è comodo, ma anche gli infostealer lo sanno. Vanno dritti a leggere le password salvate in Chrome, Firefox, Edge, come se fossero caramelle. Se proprio vuoi salvarle, usa un gestore di password, non affidarti solo al browser. Ed occhio a cosa scarichi. Gli infostealer spesso si nascondono dentro software piratati, plugin strani per giochi o app, email di phishing con finti allegati. Insomma, se non sei sicuro di quello che stai cliccando, meglio lasciar perdere. Un click può bastare per aprire la porta al ladro. Questo archivio di dati rubati è un campanello d'allarme. Un archivio di dati così grande, con milioni di credenziali esposte, è un rischio concreto per utenti, aziende ed istituzioni. Se non hai mai pensato seriamente alla sicurezza delle tue password, questo è il momento giusto per iniziare. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!